Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi, che è 12 dicembre, siamo in Romagna. Durante la notte abbiamo 3-4 gradi, durante il giorno 12-11. Quando c'è il sole la mattina, questa pianta di pomodori cresce. Altri pomodori che sono qua. Per merito non solo di questa chiocciola, perché ce ne sono altri qui attorno. Fiorellini. E continua a crescere. Con il freddo, quel poco sole la mattina, quando c'è, se non c'è la nebbia. Sapete che la Romagna, come tutta la pianura padana, è famosa per la nebbia. Questi pomodorini continuano a crescere. Questo tra un po' sarà maturo, piccolino chiaramente, ma esiste, ma c'è. Gli animaletti hanno smesso di mangiarli perché fa freddo anche per loro e continuano a farli. Sono le 5 di pomeriggio, comunque il sole sta andando giù adesso, si vede poco perché comunque c'è la foschia. E niente, allora questa pianta cresce, è cresciuta quest'estate, adesso se trovo le foto ve le faccio vedere, poi i rami sono stati rotti, anche se dovevano essere lasciati lì, perché avrebbero fatto crescere questi rami sopra i rami secchi di quest'estate. Non sono state nemmeno tolte le femminelle, dovrebbero essere queste. Secondo il manuale, nell'inforcatura queste, poi magari qualcuno che se ne intende ce lo dirà. Noi le abbiamo tolte, abbiamo lasciato la pianta così com'è, perché sta andando molto bene verso l'alto, prendendo energia dall'alto da questa chiocciola. E 7 spire, queste di alluminio, ma si può fare di rame. Anzi, conviene più farla di rame quando sono da sole, o di ferro. Non c'è più un parassita che le sta mangiando. Fino a qualche mese fa i nostri pomodorini avevano qualche segno. L'unico segno è questo, di malattia, dove probabilmente è stato spezzato il ramoscello. Le battute solite, lo fa anche a Londra, lo fa anche da noi, sì, ok, probabilmente il sud dell'Italia o in serra i pomodorini li fanno, ma qua è su un balcone, quindi non è nel terreno. L'esposizione per fortuna è a sud, non è a nord. E li fa, finché ci sono le api o comunque gli insetti che vanno a fare l'impollinazione, vanno avanti. Adesso questo video qui lo vogliamo spiegare bene perché abbiamo sempre fatto degli aggiornamenti, ma questa volta vogliamo andare un pochettino più sul tecnico. È stato impiantato una canna di bambù al centro che serviva anche a quest'estate a tenere questa chiocciola. Ve la faccio vedere. Per chi non l'avesse mai vista. Anzi, forse è ora di accendere anche la luce. Vediamo se la scena cambia. Ok, si vedono anche meglio. Qui il pomodorino è stato preso da un insetto, ma anche questo qua. Però gli altri no. Non vorrei offendere la pianta. Ecco, questa è la chiocciola, che volevamo cambiarla con una un po' più grande, ma sta funzionando molto bene assieme alle altre. È messa qua, pianta la vedete, chiaro che ha subito un po' il freddo,
Comunque, questa chiocciola di 7 spire, proporzioni auree, se qui fosse 10 sarebbe alta fino a qui, non con questo beccuccio, 16 cm,18. Posso fare anche più grande. Questa è stata fatta con il cono, ma si può fare a mano. E cosa succede in questo vaso? Va a armonizzare l'energia vitale che c'è qui attorno. La concentra su sé e per tutto attorno la ridistribuisce. Le radici sono qui sotto. C'è chi dice che ci vuole un'altra chiocciola sotto il vaso, o meglio ancora un'altra chiocciola qua sotto. Certo, potete fare come volete, ce li abbiamo gli esempi. Oppure che manca il ground al vaso, cioè il vaso deve avere una specie di rete sotto collegata al terreno sottostante con la terra. Ma ditemi se questo non funziona. Sta funzionando, la chiocciola sta facendo il suo dovere. Fatemi vedere degli altri esempi al nord, in Romagna, o anche un pochettino più in giù, qui attorno, se vi stanno crescendo ancora i pomodori e stanno ancora facendo i fiori. Solo in serra può fare una cosa del genere. Oppure ci sono delle chiocciole. Oppure il terreno è talmente energetico, bilanciato, che può essere che non soffra la pianta, ma che faccia i pomodori. Insomma, ce ne vuole. Per il momento sono qui sotto, sono qui di fianco e ce n'è uno qui, piccolino. Vediamo che cosa succede più avanti. Probabilmente quando arriverà il freddo che andrà sotto lo zero, la pianta o viene messa al riparo o probabilmente non ce la fa. Comunque dovremmo aumentare la presenza delle chiocciole. Ma vediamo, se tiene botta ancora la temperatura, che ripeto, notte scende 3 gradi, 4 gradi, di giorno 11 gradi, 12 gradi, andiamo avanti così. Certo che non li abbiamo fatti per mangiare, perché qui altro che, insomma, non è che si mangia molto. Doveva già essere in serra o comunque protetto o comunque con un impianto di elettrocultura molto importante. Grazie di seguirci. Se vi piacciono queste cose, mettete un mi piace e se volete provare anche voi, guardate dove ci sono i post per creare questa chiocciola, a mano anche, o comunque con la dima, e troverete nei commenti tutti i link necessari. Fate le domande e noi cerchiamo di rispondere. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao a tutti.